Me lo ricordo come se fosse ieri. Era un giorno d'agosto del 1991. Mi trovavo praticamente nella mia cameretta, adesso non mi ricordo esattamente cosa stessi facendo in quel momento, però tutto un tratto ho sentito la mamma delle 3 bambine che abitano sotto di me urlare come una pazza, perché in cortile sui vialetti c'erano le sue 3 figlie che stavano giocando. Questo oggetto è apparso praticamente per una piccola parte sopra le loro teste e quindi la mamma ha cominciato a gridare: "Bambine entrate dentro", e gridava come una pazza. Beh, potete immaginarvi una madre che percepisce il pericolo. Niente, decido di correre giù, avendo la casa su 2 piani, quindi corro in sala e già dalla cucina vedo questa luce fortissima, però anomala, ma non capisco come mai. Certo era agosto, ma era una luce più bianca, più accesa. Quindi corro verso la porta di casa e appena la apro di pochi centimetri, vedo praticamente questa luce, questa lama di luce, perché in sostanza sembrava una lama. Sembrava una lama di luce bianca che mi accecava. Fuori c'erano mia madre e mia sorella che parlavano nel ballatoio con la vicina di casa e sua figlia, che invece si trovavano sul balcone di fronte. Tutti stavano guardando la stessa cosa, stavano guardando praticamente questo oggetto, questo disco volante luminoso, sospeso a circa una decina di metri di altezza e 10 metri di distanza da noi. Era gigantesco. Era talmente grande che partiva praticamente dal nostro palazzo fino ad arrivare verso il palazzo di fronte. Ancora oggi faccio fatica a descriverlo perché in molti avvistamenti questi oggetti sono molto lontani, molto piccoli. Invece quello che ho visto io era immenso, non dava la sensazione di qualcosa di distante, era lì, davanti a noi. La cosa assurda è che sembrava apparso dal nulla e quando è sparito nessuno si è realmente accorto del movimento. Solo io ho avuto la percezione che si fosse spostato verso destra. Infatti sono corso di nuovo dentro casa, ho attraversato la sala e mi sono affacciato alla finestra del balcone per cercare di capire dove fosse andato. Però purtroppo all'orizzonte non c'era più niente, cioè ho provato a guardare da tutte le parti, ma era sparito. Così come era apparso, era sparito nel nulla. Dopo qualche minuto che si è calmata la situazione e siamo entrati in casa, ho comunque chiesto a mia sorella da dove fosse arrivato, visto che loro erano fuori e l'avevano visto per prime, però anche lei mi ha semplicemente detto che è apparso. Non l'hanno vista arrivare, erano fuori, stavano parlando tra di loro e mi ha detto che semplicemente è apparso questo disco di luce davanti a loro. Un'altra cosa che mi ha lasciato veramente, come posso dirvi, di merda, è il fatto che questo oggetto non facesse rumore, non c'erano odori, non c'era vento, non c'era nessunissimo spostamento d'aria, cioè non si percepiva niente. Era come se fosse lì, che fluttuava a 10 metri senza fare nulla, senza sentire nessun fruscio, senza sentire nessun rumore. È ovvio che è una cosa che ti lascia un po' di merda, non è che fai fatica, capito, quando vedi un oggetto del genere a capire realmente che cosa sta succedendo. Mentre invece la luce forte che emanava, secondo me, discutendone poi in tutti questi anni, siamo arrivati a dedurre che in pieno giorno una luce così forte loro la utilizzassero per far sì che noi non potessimo vedere che cosa c'era dietro allo scafo. Quindi io penso che loro in determinate circostanze utilizzano quella luce così forte in modo da accecarti, in modo che comunque tu non possa realmente vedere che cosa c'è dietro quella luce, cosa sta succedendo realmente dietro quella luce. Quindi io credo che sia una sorta di occultamento.
e anche oggi che siamo nel 2026 è difficile riuscire a superare una luce così forte anche con un telefonino, un iPhone di ultima generazione, non è così facile. Anche oggi ci vorrebbero comunque degli strumenti, un po' più sofisticati per far sì che, quella luce non disturbi un obiettivo, che non disturbi comunque una macchina fotografica o un telefonino, qualcosa che comunque possa fare un video o una foto. È molto difficile perché è una luce veramente, ma veramente tagliente. Mentre molto probabilmente negli avvistamenti da lontano non utilizzano questo tipo di sistema, perché tanto non hai la tecnologia per vederlo così da vicino. Poi magari è quello che ho pensato io, poi in realtà non è così, non è così, magari era un'altra cosa, però questa è l'unica spiegazione che posso dare logica a un fenomeno di quel tipo, perché comunque noi eravamo a 10 metri ed evidentemente ci stavano guardando. Anche pensando al fatto del perché fossero lì in tutti questi anni non ho saputo dare una spiegazione. Cioè non ho mai capito che cosa stessero facendo lì, perché erano veramente vicini a noi, tra i palazzi, a un'altezza anomala, perché comunque a 10 io non ho visto mai nessun avvistamento, nessun video a 10 metri di altezza da terra, mai, mai. È una cosa che non ho mai visto. Infatti molto probabilmente c'era qualcosa. Io ho pensato che ci fosse qualcosa che noi naturalmente comuni mortali non potevamo vedere. O negli anni ho pensato che potessero avere avuto un'avaria, qualcosa del genere. Un'altra cosa che invece ho pensato che nonostante fossero tecnologicamente così avanzati, non avessero poi un sistema di occultamento a parte quella luce. Cioè, quello che ho pensato io è che comunque non possono diventare invisibili, secondo me, perché avrebbero potuto essere invisibili a quel punto. Invece, nonostante la tecnologia, a loro in possesso probabilmente, però non sono ancora in grado di occultarsi, o almeno a quei tempi non erano in grado di occultare totalmente questo disco, ecco. E quindi a quella distanza usano una luce forte in modo che tu non possa vedere oltre. Quindi diciamo che magari hanno un limite anche loro, o che avevano almeno questo limite, ecco. Perché se no non si capisce per quale motivo comunque si sono fatti vedere in quel modo. Perché in pieno giorno, ripeto, non c'ero solo io. Tra il nostro palazzo e quello di fronte lo avremmo visto almeno una trentina di persone. Oltretutto il palazzo di fronte è molto più alto. Il mio palazzo è un palazzo di 2 piani, okay, il palazzo di fronte invece ha più piani, quindi loro l'hanno visto invece da un'altra prospettiva. Loro sono riusciti addirittura a vederlo dall'alto, diciamo, verso il basso, perché era più basso rispetto al palazzo. Noi invece l'abbiamo visto quasi sì, più o meno quasi frontalmente. Era a una decina di metri, quindi bastava che alzavi leggermente il viso e lo vedevi, ecco. Comunque era enorme. Era una cosa che non potevi pensare che fosse, non so, una luce improvvisa così, cioè non potevi pensare che fosse un qualunque altro oggetto. Cioè tra di noi ci siamo detti: "È un UFO, è un disco volante, è per forza una". La forma era quella, il disco era quello. Era il classico avvistamento, di un oggetto discoidale, ecco. Poi molto vicino, così enorme, non puoi confonderlo con qualche altra cosa. E come vi ho detto prima, questo oggetto poi è sparito nel invece un altro mio pensiero personale, appunto, è che molto probabilmente questi esseri, comunque sia, questi extraterrestri, mettiamola così, o sono semplicemente, come si può dire, apparsi, nati, creati, non lo so, come vogliamo, milioni di anni prima di noi e quindi hanno un'evoluzione maggiore a noi, o sono effettivamente più intelligenti di noi e quindi si sono evoluti prima di noi o più velocemente di noi. Secondo me o una o l'altra naturalmente. Penso che noi invece noi sul nostro pianeta stiamo sbagliando perché tra odio, divisioni, interessi privati,
non ci stiamo evolvendo con la velocità con cui effettivamente ci saremmo dovuti evolvere, perché molte energie le sprechiamo in guerre tra di noi, a farci, diciamo, delle razzie l'uno con l'altro, a cercare di far soccombere gli altri rispetto a noi. Parlo di nazioni, parlo di America, parlo di tutti questi paesi che comunque si fanno le guerre tra di loro. Penso che se avessimo utilizzato tutte queste energie, oggi probabilmente saremmo già andati su Marte e avremmo colonizzato probabilmente parte dello spazio, mentre spendiamo un sacco di soldi inutilmente per il profitto, ecco. Quindi credo che ci vorranno ancora molti, ma molti anni prima che il nostro pianeta, la nostra civiltà si possa evolvere nello stesso modo. Probabilmente stiamo talmente sbagliando che, vi ripeto, ci vorrà non so quanto tempo, ma veramente tanto. Sempre se non ci distruggiamo tra di noi e è finita lì, okay? Adesso come sempre vi auguro una buona serata. Spero che questo video e questo racconto vi sia piaciuto e arrivederci alla prossima.